tutti. Allora, come potete vedere, questa cuffietta è stata realizzata in cotone. Io l'ho messa addosso ad una bambola, è chiaramente un pochettino più grande rispetto alla testa della bambola ed è una cuffietta che ho realizzato per una bimba di 1 anno e mezzo, 2. Allora, sul davanti appunto, come vedete abbiamo questo, diciamo così, frufru intorno alla testa e poi ovviamente abbiamo un cordino per legarlo. Sul dietro ovviamente si presenta in questo modo, quindi abbiamo diciamo così una spirale e adesso andiamo praticamente a toglierla e vi faccio vedere. Naturalmente potete decidere di utilizzare questa cuffietta per una bimba di un'età inferiore o comunque anche più grande e questo ovviamente dipende sempre da voi e chiaramente dalle misure della circonferenza della testa della bambina. Allora vi do un po' di misure e poi partiamo. Allora, per prima cosa si parte da dietro, quindi partiamo praticamente dal fare questa spirale, ok? Dopodiché andremo a fare questi trafori. Io ho fatto dei trafori per il semplice fatto che, essendo ovviamente in estate, possiamo comunque utilizzarla in primavera, in autunno, volendo anche in estate. Se ovviamente la volete fare magari anche per l'inverno, eccetera, potete tranquillamente evitare i trafori e magari fare tutta maglia rasata e poi della maglia legaccio. Dipende ovviamente sempre dai gusti. Quindi si parte da dietro, si procede in questo modo, si vanno ad aumentare le maglie in modo tale da creare poi un frufru e poi si riprendono le maglie qua sotto, si va a creare una specie di bordino e poi con l'I-cord andiamo a fare ovviamente dei legacci. Vi do le misure in centimetri e poi passiamo direttamente a vedere come si fa la cuffia. Allora, la cuffia, diciamo così, la parte del dietro, quindi del cranio, mettiamo, è 8 centimetri. Questa parte è 8 centimetri e questa parte è 4 centimetri. Quindi abbiamo un totale di 16 centimetri fino a qui e di 20 centimetri totale la fine. Da qui a qui abbiamo 17 centimetri, mentre da qui a qui 15. Allora, l'I-cord è di 27-28 centimetri e poi abbiamo praticamente terminato con le misure. Allora, il cappellino, meglio la cuffietta è questa, ok? Quindi questo è quanto. E adesso andiamo direttamente a vedere come si realizza. Per questa cuffietta ho utilizzato il cotone della Mondial, Basic Cotton, 100% cotone, grammi 50 e metri 110. Il colore è 0525 e la partita è 59. Allora, qui mi indica di utilizzare i ferri del 3,5 4,5. Ovviamente poi in un lavaggio a 40 gradi
Per questo tipo di cuffietta andrò ad utilizzare i ferri del 3,5. Ok? Quindi andiamo ad utilizzare appunto i 3,5. Quindi con i ferri del 3,5 andiamo a montare 9 maglie sul ferro. Il primo ferro andiamo a lavorare tutto a diritto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso il secondo ferro, da questo momento partirà praticamente la parte, diciamo così, dritta del lavoro. Andiamo praticamente a fare una serie di aumenti per formare una sorta di spirale che indicherà praticamente la parte della nuca della cuffietta. Quindi andiamo a fare in questo modo. Andremo a fare un diritto, in questo caso lo passiamo perché è come se fosse il vivagno, quindi un diritto e un gettato. Di nuovo, un diritto e un gettato, 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 un diritto, un gettato. Andiamo a fare un diritto e terminiamo il ferro con un diritto. Giro il lavoro. Da questa parte andiamo a fare tutte le maglie a diritto. Quindi la prima la passiamo, che è il vivagno, e le successive le andiamo a lavorare tutte a diritto, compresi ovviamente i gettati. Il terzo ferro o meglio il quarto ferro, andiamo praticamente a lavorare le maglie come abbiamo fatto per il primo, però scalando. Quindi la prima maglia, allora la prima maglia passa perché è il nostro vivagno, dopodiché andiamo a fare un diritto, e quindi è come se fossero due diritti, un gettato, di nuovo due diritti e un gettato, 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 due diritti, un gettato e chiudiamo con due diritti, 1 e 2. Giro il lavoro, il quinto ferro, vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi proseguiamo a dritto. Fino alla fine.
passiamo al sesto ferro sul diritto del lavoro, quindi andiamo a fare, se prima erano 2 e un gettato, adesso saranno 3, quindi una maglia la passiamo ed è 1, 2 e 3 e un gettato, 1, 2, 3 e un gettato, 1, 2, 3 diritti e un gettato, 1, 2, 3 diritti e un gettato, 3 diritti e un gettato, 3 diritti e un gettato, 3 diritti, un gettato e chiudiamo con 2 diritti. Settimo ferro, tutte le maglie a dritto, quindi ok? E proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. L'ottavo ferro andiamo sempre a fare una maglia la passiamo, quindi 1, 2, 3 e 4, gettato, di nuovo 1, 2, 3, 4 e gettato, 1, 2, 3, 4 e gettato. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Nono ferro, naturalmente tutte le maglie a diritto. Quindi proseguiamo a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Adesso proseguiamo da soli fino ad avere sul ferro, seguendo sempre questa spirale, 7 centimetri. Allora, naturalmente siamo arrivati a 4, quindi dovremo fare adesso 5 diritti e un gettato, 5 diritti e un gettato, 5 diritti e un gettato, fino alla fine. I ferri successivi andranno 6 diritti, un gettato, 6 diritti, un gettato, 7 diritti, un gettato e così via, fino ad arrivare a 7 centimetri. Allora, come potete vedere, si forma ovviamente una sorta di spirale. Io ho tolto tutte le maglie dal ferro perché ovviamente sto lavorando con i ferri dritti, ma se voi lavorate con i ferri circolari avete questo risultato sul ferro. L'ho tolto per farvi vedere, 7 centimetri sono qua, quindi io sono arrivata ai miei 7 centimetri, per cui termino con gli aumenti. Nel mio caso ho sul ferro 86 maglie e ho fatto 11 aumenti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok? Quindi 11 aumenti, 86 maglie sul ferro e adesso vi faccio vedere come proseguire. Adesso proseguiamo tranquillamente a dritto senza nessun tipo di aumento. Quindi andiamo a fare tutto il ferro a dritto senza aumenti. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. Il secondo ferro lo andiamo a fare sempre a dritto, senza nessun aumento, quindi proseguiamo di nuovo a legaccio. Fino alla fine del ferro.
Terzo ferro, di nuovo tutte le maglie a diritto, fino alla fine del ferro. Quarto ferro, tutto a diritto di nuovo. Fino alla fine del ferro. Il quinto ferro andiamo a lasciare in sospeso delle maglie sia all'inizio che alla fine del ferro. Come potete vedere abbiamo proseguito per 4 ferri che nel mio caso corrispondono a 2 maglie di maglia legaccio che in questo caso corrispondono a circa 1 centimetro, ok? Forse si vede meglio da qui che ok, così corrispondono ad 1 centimetro. Adesso utilizziamo dei ferri ausiliari come questi. Se non li avete potete comunque, come ho fatto io prima, ago, filo e infilate le maglie e le lasciate in sospeso in un filo. E andiamo adesso a fare in questo modo. Quindi quinto ferro, lavoriamo 10 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Queste 10 maglie le metteremo in sospeso. Ne lavoro un'altra che poi andrà lavorata con questo. Quindi cosa facciamo? Tolgo queste 10 maglie e le sistemo sul ferro ausiliario. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E questa la recuperiamo. Quindi adesso questa la metto qui. Come potete vedere io ho posizionato sul ferro 10 maglie, quindi 2, 4, 6, 8 e 10. L'11ª la tengo per me, già lavorata, quindi la riposiziono qua e proseguo tutto a dritto fino ad arrivare a 12 maglie finali, quindi 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Queste 12 maglie verranno sospese su un altro ferretto ausiliario. Ok, quindi adesso proseguiamo tutto a dritto fino alle ultime 12. Allora, come potete vedere, sono arrivata alle 12 maglie e queste le andiamo a sospendere in un altro ferro. In questo caso ok? Adesso mi ritrovo tecnicamente al sesto ferro. Da questo momento in poi inizierò a fare un giro di maglia rasata. Quindi cosa facciamo? Andiamo a lavorare tutte queste maglie restanti a rovescio. Quindi lavoriamo tutte queste maglie a rovescio. Quindi proseguiamo a rovescio fino alla fine del ferro. Adesso iniziamo con il motivo traforato.
Allora, suddividiamo il lavoro in questo modo. Andiamo a fare il vivagno, vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno, e sono un rovescio e una maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorarla, e sono 2 maglie. Adesso il motivo va ripetuto in questo modo: 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Di nuovo 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. 4 diritti, 1, 2, 3, 4. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. 1, 2, 3, 4. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. 1, 2, 3, 4. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Proseguiamo fino alla fine del ferro. Le ultime 8 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, le lavoriamo in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diritti e il vivagno. Il secondo ferro andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Quindi faremo tutto il ferro a rovescio e proseguiamo fino alla fine. Il terzo ferro andiamo a fare tutto il ferro, appunto, a diritto. Quindi proseguiamo a dritto fino alla fine. Quarto ferro, tutto a rovescio. Fino alla fine del ferro. Quinto ferro, tutto diritto. Quindi proseguiamo a dritto fino alla fine. Il sesto ferro facciamo un cambiamento e andiamo a lavorare il ferro, ovviamente le maglie di vivagno vanno a rovescio, l'altro va a dritto. Quindi andiamo a lavorare le maglie a dritto. Fino alla fine del ferro. Le ultime 2 maglie le lavoriamo ovviamente a rovescio perché sono di vivagno e come vedete abbiamo ricreato da questa parte la maglia a legaccio. Adesso andiamo a fare praticamente dunque siamo al sesto ferro, quindi 7, 8, 9, 10, no, 7, 8 e 9 a diritto, quindi settimo ferro lo andiamo a fare a diritto, quindi il settimo tutto a diritto fino alla fine. L'ottavo ferro lo andiamo a fare di nuovo a dritto, quindi tutto a diritto fino alla fine del ferro. Nono ferro, di nuovo tutte le maglie a dritto, fino alla fine del ferro. Decimo e ultimo ferro
andiamo a lavorare le maglie tutte a rovescio, quindi in questo modo. Quindi tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Adesso non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero 1 di nuovo al numero 10. Per un totale dobbiamo arrivare di 8 centimetri. Ok? Quindi proseguiamo fino ad avere 8 centimetri. Il cappellino diciamo che è così, ok? Quindi noi dobbiamo proseguire a fare questo schema per 8 centimetri. Arrivata a 8 centimetri, che corrispondono nel mio caso a 3 di questi motivi, andiamo adesso a aumentare e quindi a doppiare tutte le maglie per creare il frufru. Quindi andiamo praticamente sostanzialmente a chiudere il lavoro e in questo caso dobbiamo arrivare all'8° ferro e l'inizio del 9° e quindi il primo ferro andiamo a creare il frufru e facciamo in questo modo. Andiamo a fare il vivagno, un diritto e un gettato, 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 un diritto e un gettato e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Il ferro di ritorno andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Ok? Quindi si va a creare una sorta di, diciamo così, traforo da questa parte, cioè dalla parte interna. Se questo non lo volete, basta raccogliere le maglie facendo un rovescio ritorto, ok? Adesso lavoriamo a maglia rasata gli stessi ferri che abbiamo fatto da questa parte, solo che non andremo a fare ovviamente i gettati. Quindi lavoriamo praticamente 6 ferri a maglia rasata, dopodiché facciamo questi 2 a maglia legaccio e chiudiamo tutto quanto. Allora, una volta che si sale con questo, andiamo adesso a chiudere il frufru. Quindi sul dietro del lavoro io vado a chiudere il frufru. Quindi chiudiamo le maglie e accavalliamo la prima sulla seconda. Diritto, prima sulla seconda. Lavoriamo un diritto e accavalliamo la prima sopra la seconda e proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. Arrivati a questo punto non ci resta che andare a raccogliere le maglie lungo il cappellino, ok? Quindi raccogliamo queste in sospeso e raccogliamo anche queste fino a qui. Quindi arriviamo fino a qui e partiamo da qui. Allora, per prima cosa raccogliamo le maglie da qua, quindi facciamo un nodino
così non scappa. Iniziamo a raccogliere tutte le maglie, quindi le raccogliamo qui, c'è la V e noi le raccogliamo qua in questo spazio, ok? Quindi le raccogliamo in questo modo. Dove ci sono le V, quindi qui c'è un'altra V e raccogliamo in questo modo un'altra V, fino ad arrivare ovviamente a queste maglie sospese. Come vedete ho raccolto le maglie, arrivata praticamente alle maglie sospese infiliamo le maglie nel ferro, facendo attenzione a non farle cadere, e le andiamo a lavorare a dritto, chiaramente. Ok. Ok, adesso andiamo a raccogliere queste, quindi le togliamo, le rinfiliamo nel ferro e andiamo ad unirle a queste. Adesso, una volta unito qua, continuiamo a recuperare le maglie fino ad arrivare qua, cioè dove abbiamo iniziato dall'altra parte. Una volta raccolte tutte le maglie, che nel mio caso sono 64, vado a lavorare tutto il ferro di ritorno a dritto, quindi lavoriamo a dritto fino alla fine del ferro. Allora, ho proseguito a maglia a legaccio per circa 2 centimetri e in questo caso, perlomeno nel mio caso, corrispondono praticamente a 1, 2, 3 diciamo così, ondine di maglia a legaccio. Adesso ho chiuso ovviamente tutte le maglie,
e resto praticamente con una maglia, cioè non vado a chiudere l'ultima maglia, perché adesso con questa praticamente vado a creare l'i-cord. Quindi andiamo a fare un cordino. Come lo andiamo a fare? Allora, già abbiamo una maglia, quindi ne prendiamo un'altra, 2, 3 e 4. E andiamo praticamente a fare l'i-cord. Quindi adesso cosa facciamo? Ho creato 4 maglie, vado a recuperare questi ferri, cioè a doppia punta, e vado praticamente a lavorare il mio cordino. Vi ho già fatto un video sull'i-cord, vi lascio qui sopra il link, dove potete andare a vedere come lavorare appunto il cordino, e quindi con dei ferri a doppia punta oppure anche con dei ferri lineari. Facciamo un cordino esattamente di 27 centimetri, quindi facciamo un cordino così lungo. Non sto a spiegarvelo perché tanto ve l'ho già spiegato in un video, e ci vediamo praticamente alla fine dell'i-cord. Allora, terminati gli i-cord, che nel mio caso vi avevo detto 27 centimetri, eh sì, sono 27 centimetri. Adesso cosa facciamo? Andiamo praticamente a cucire la parte restante ovviamente del cappellino, quindi questo, e poi ovviamente eliminiamo i vari fili che avanzano. Allora, ovviamente per questa cucitura noi non dobbiamo fare altro che fare una cucitura invisibile, quindi ago, filo, quindi agganciamo dall'altra parte e iniziamo con col cucire da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra, ok? Fino ovviamente ad arrivare alla fine. Quindi non so se si vede, però agganciamo da uno e dall'altro, da uno e dall'altro, e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine, e creiamo praticamente una cucitura invisibile dove ovviamente le ondine sono una attaccata all'altra. Come vedete il lavoro risulta praticamente perfetto, lo tiriamo leggermente e poi andiamo ovviamente ad incastrare il filo all'interno in modo tale da non far vedere nessun tipo di cucitura o sbavatura. Andiamo a mettere un puntino in modo tale che si blocchi e poi eliminiamo ovviamente il filo in modo tale che non si noti, ok? Lo rigiro da questa e lo vado direttamente a tagliare. E come potete vedere il cappellino praticamente è terminato. Adesso andiamo a eliminare tutti i vari filicini che ci sono ancora e poi il nostro lavoro è terminato. Allora, come potete vedere il cappellino è praticamente terminato.
risulta in questo modo. E questo è il cappellino. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!